Ciao, benvenuto in questo nuovo appuntamento di Comfort Tools dove ti faccio vedere Group App, la app per creare la tua community che è proprio quella che utilizzo io per la mia community, la Quiet Mood Academy. Infatti, come puoi vedere, siamo proprio dentro la Quiet Mood Academy e siamo, diciamo, nel backstage. Ti faccio vedere una sezione insider. C'è la sezione amministratore della community, quindi dell'app. Come vedi, andando qui, cliccando su community, si rientra nella community, però come vedi parte nella sezione c'è setup, dove praticamente puoi vedere sia il video, il tour di tutta l'app fatto da Dornubari, che è il grandissimo fondatore di Group App, veramente in gamba, veramente un CEO in gamba che è molto presente, molto attivo e gestisce poi la community, che poi andremo a vedere, con tantissimi aggiornamenti continui e soprattutto proprio con l'interazione direttamente con gli utenti, con cui sta sviluppando l'applicazione. Molto giovane, che però è già molto avanzata, e ti farò vedere anche un confronto con altre app. Devo dire che io ne ho testate tantissime, quindi nella mia esperienza devo dire che Group App è veramente valida e merita anche di confrontarsi con quelle più blasonate che magari potrai conoscere se ti occupi di questo ambito, insomma, se sei interessato a sviluppare community, oppure semplicemente anche a conoscere nuove community dove entrare. Io sono iscritto a tantissime membership di altre community che si appoggiano appunto alle altre piattaforme. Quindi qui cosa puoi vedere? Le guide per iniziare a strutturare la tua community, chiaramente tutto in inglese. Ormai con gli strumenti di traduzione puoi tradurre, però sapere l'inglese chiaramente è fondamentale per sviluppare qualsiasi progetto online, quindi veramente quasi tutte le applicazioni sono in inglese. Ci si limita molto se non si conosce l'inglese, quindi un suggerimento è imparare l'inglese. Se non lo sai, vedremo qualche app per imparare l'inglese o qualche metodologia magari in qualche altro Comfort Tools prossimo. Quindi video tutorials, e puoi fare una call di onboarding, quindi per poter magari avere un'interazione, quindi ti spiegano dal vivo come funziona. Migrare, se devi migrare da altre app, è possibile farlo assolutamente, e ti aiutano a spostare i contenuti, e questa è una problematica abbastanza importante. Io me lo sono fatto poi manualmente lo spostamento da altre app, per varie ragioni chiaramente. La libreria di risorse, quindi qui trovi templates, andiamo a vedere. Praticamente trovi, quindi come vedi qua siamo entrati nella community di Group App, dove ci sono le sequenze per i webinar, i post di accoglienza, come lanciare un corso e così via. Torniamo da questa parte, quindi come vedi questo è il setup che possiamo vedere qui. Dopodiché qui ci sono appunto tutte le persone iscritte. Qui ci sono i segmenti, funzione fondamentale perché ti permette di inserire delle persone che hanno accesso a determinate risorse piuttosto che ad altre. Quindi io per esempio nei segmenti ho il segmento podcast, quindi una persona che si iscrive va direttamente nella sezione del podcast, la sezione del bonus libro, la sessione dei clienti, la sessione del Quiet Circle. Dopodiché qui puoi fare la moderazione se arrivano dei post che vuoi controllare prima che vengano postati appunto sulla community, come funziona con Facebook o con tutti altri, perché c'è appunto il feed, e quindi nel feed tu puoi decidere quali post, a maggior ragione che la tua community, ti puoi moderare quello che ti pare a te invece che quello che vuole Facebook o Instagram o LinkedIn. Poi abbiamo la sezione workflows,
dove tu puoi praticamente creare una sequenza automatizzata di azioni che la persona può fare una volta che entra, e quindi per esempio qui mandare un'email di benvenuto a chi arriva. Ci sono dei template già preconfigurati, rimuovere un membro da un segmento se accadono diverse sezioni. Chiaramente esistono tante applicazioni per fare questi workflow di automazione con cui questa app si integra, però sono nativi e quindi sono già all'interno di questo. Poi puoi fare le landing page, quindi io ad esempio ho la landing page dei bonus del mio podcast Comfort Zone. Ottimo, anche qui ci sono i template già preconfigurati che puoi quindi andare a customizzare per i tuoi interessi. Poi l'home page, i canali, diversi canali, quindi tutti i canali sarebbero appunto come se dei gruppi, dei sottogruppi alla Facebook style, o il gruppo centrale di discussione. Chiaramente poi c'è la sezione corsi, e quindi qui puoi andare a creare tutti i corsi, certificati per dei corsi, la libreria di risorse, gli eventi. Puoi creare degli eventi, quindi per esempio io ci creo gli eventi di Cinemood, che adesso ci sarà Big Fish, se vedi questo video ad agosto, insomma il prossimo film è Big Fish. I tipi di abbonamenti, come strutturare l'onboarding, quindi che azioni far fare a una persona che si iscrive, quali informazioni dare, il branding, quindi in questo caso puoi andare a mettere dei preset di colori, andare a mettere il dominio custom, e poi hai le analytics, i teammates, quindi tutti quelli che fanno parte, i vari amministratori e persone che collaborano con te. Poi abbiamo i settings. Chiaramente questi sono i settings che ti puoi andare a sistemare, puoi fare la comunità chiusa o aperta, e quindi il sign up anche se lo puoi vedere chiuso o aperto, la time zone, e poi abbiamo la privacy policy, e poi ci sono tutte le integrazioni, che ne sono diverse, alcune sono ancora non attive, e poi i billing details. Quindi a questo punto andiamo nella community, come vedi, e poi l'apparenza sarà questa, cioè da una parte ci sono tutte le community a cui sei iscritto, quindi io ho la community di group up principale, e poi chiaramente c'è la mia. E poi c'è qui il feed, quindi qui puoi vedere il feed generale, poi chiaramente queste sono informazioni che si possono vedere solo dall'interno, gli eventi, quindi in questo caso puoi andare a vedere l'evento. Questa è proprio la community dall'interno, quindi quando uno si iscrive e va dentro, e questi sono appunto tutte le diverse aree di discussione che ci sono, c'è la libreria di strumenti e così via. Quindi io accedo dal pannello dell'amministratore da qui, e come vedi qui c'è anche la possibilità, le notifiche, quindi ci sono le notifiche push e così via. Questo l'abbiamo visto, erano le risorse che vedi dall'interno. Questo è il sito ufficiale di GroupUp, che la home del sito di GroupUp, ti spiega insomma tutte le diverse funzioni che si possono fare, quindi è sia community sia corsi, e quindi una piattaforma veramente molto completa, veramente curata nei dettagli, sia nei pagamenti e nelle funzioni che aumentano sempre di più. E ti devo dire che nel mio confronto con altre piattaforme, come ti dicevo prima, diciamo che GroupUp è veramente valida, a partire proprio dalla comunità di GroupUp, in cui tu puoi andare a chiedere supporto, e quindi come vedi qua si apre il supporto, che poi chiaramente c'è dall'interno dell'app, è molto responsivo il customer service, e
e qui ci sono tutti gli aggiornamenti sulle novità, ne è uscita proprio una oggi, quindi la possibilità di avere prezzi dinamici e quindi di attivare dei prezzi diversi per chi è fuori dalla community, chi già ha delle sottoscrizioni oppure un utente, un membro della community, quindi far vedere dei costi diversi per i vari servizi in base a questa cosa qua. Ora non l'ho ancora guardata bene questa novità perché è uscita 2 secondi fa. E quindi ci sono tutte le novità che vengono fatte, vengono descritte abbondantemente. Chiaramente uno può chiedere delle funzioni aggiornate dando la sua anche esperienza rispetto all'utilizzo, e quindi diventa molto molto valida. Chiaramente c'è l'applicazione per mobile e per anche desktop, che infatti adesso, cioè, secondo me questo qua è solo mobile, vediamo se c'è anche desktop, lo sto scoprendo adesso in questo momento che c'è anche l'applicazione desktop. Vedete che bello, quindi c'è anche l'applicazione desktop, ma a me sembra un po' strano che si vede tipo cellulare, boh. Vabbè, comunque in realtà è l'applicazione mobile. Ora io non lo so, questo fatto qua lo vedrò dopo. Come vedete, colpo di scena, manco fossimo in diretta, siamo in differita, registrato, e chiaramente io non taglierò questa roba qui, perché sono molto caserecci questi video, sono molto realistici. Ti faccio un confronto, diciamo, con le app, quindi come vedi qua c'è feature request, dove puoi chiedere quali nuove caratteristiche dovranno essere sviluppate nei prossimi mesi, e poi qua c'è lo showcase delle diverse community che quindi puoi scoprire nuove community. Questa è School invece, e poi abbiamo Circle, che è un'altra community, cioè un'altra piattaforma per creare community, così come School, che vengono spinte moltissimo. Ce n'è qualcun'altra, c'è ad esempio Kajabi, che appunto permettono di fare tutta una serie di robe, c'è High Level, insomma ce ne sono tantissime, queste sono, secondo me sono tutte buone. Group Up devo dire che se la batte molto 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 bene, anche a livello di prezzo, che ora ti faccio vedere. A parte che puoi fare la prova gratuita per 14 giorni, c'è anche la versione starter che parte da 39 dollari al mese, che non so se c'è la conversione, no, non c'è, comunque è un pochino di meno. Fino a quando il dollaro sarà più basso rispetto all'euro ci guadagneremo qualcosina. Con 39 dollari parti alla grande, perché puoi fare corsi limitati, puoi avere 1000 membri, e se sono persone veramente attive, non è come avere amici su Facebook a casaccio, sono veramente tanti. Poi se sono paganti ancora di più. Puoi creare 12 canali, che sono appunto, come vedi, quelle specie di feed che sarebbero dei sottogruppi, a cui puoi dare accessi diversi, quindi alcune persone possono accedere a un canale, altre persone non possono accedere al canale. Non ci sono transazioni, commissioni, diciamo, da parte di Group Up, e 2 amministratori. Puoi fare le landing page, puoi avere il dominio customizzato, c'è il video e il file hosting, quindi puoi caricare direttamente dei video dentro Group Up. Diciamo che probabilmente il limite più grande di questa versione starter è che non ci sono i segmenti, che è una funzione veramente fondamentale. Non c'è rimuovere powered by Group Up, che sinceramente non è proprio il male. Tra l'altro l'hanno pure scritto male, glielo dirò. E non ci sono i workflow automatizzati. Però io ti dico, secondo me le caratteristiche più importanti sono i segmenti, e poi questa, nel senso, per renderlo più customizzato, più tua veramente l'app, anche se queste piattaforme insomma danno
diciamo un buon elemento di branding loro, quindi fanno sentire la persona che è dentro qualcosa di strutturato, quindi soprattutto se la community che vuoi sviluppare è piccola, far parte di un'app più grande è sicuramente qualcosa che può dare un suo valore. E poi abbiamo la Pro costa 99 € al mese, che comunque non è male, ci sono 10.000 membri, 10 amministratori, 30 canali, insomma, quindi puoi fare tanta roba. Io non creerei nemmeno una community troppo incasinata, già io la voglio semplificare, figuriamoci un po'. Molto competitiva come prezzi, come funzioni rispetto alle altre piattaforme. Come ti dicevo, c'è molta interazione con la community ufficiale, quindi c'è possibilità di avere feedback e di essere supportati nel proprio sviluppo della community, come mi sembra molto di più delle altre. Mi potrei sbagliare, io ti dico quello che mi arriva, quindi mi sono trovato molto bene con Group Up, fermo restando che poi ognuno va dove un po' risuona la propria dimensione, e quindi sicuramente non ti dico che School e Circle sono male, perché sono buone, però sicuramente Circle per esempio già ha un costo più impegnativo, eh, e mancano alcune funzioni, poi qui te le puoi andare a spulciare tu. Per esempio School già si fa fatica a trovare, ti dicono inizia gratis e poi probabilmente ti danno la mazzata. Credo che sia sempre sui 100 € al mese, qualcuno mi aiuterà. Il mio compito non era farti il confronto in questo caso tra le varie cose, era dirti guarda, rientra in questa cosa qua. Group Up è molto valida, e se vorrai testarla troverai come sempre il link in descrizione, per poter provare, eventualmente iscriverti e creare la tua community. Se sei un professionista sicuramente vale la pena avere una propria area personale dove inserire i propri contenuti anche gratis, cioè non è che per forza bisogna andare subito a monetizzare. A me ci trovi tutti i vari contenuti che faccio anche su YouTube, insomma tutto concentrato dentro, e ci sono i contenuti extra del podcast, ci sono l'area dei contenuti extra del mio libro, ci sono tantissimi video, tutti lì, invece che andare su un canale, un altro social, e dove si può interagire direttamente con me, e con una manica di persone, diciamo, molto tranquille, se non sarebbe la Whitewood Academy, ecco. Quindi tutto qui poi chiaramente è in crescita e sviluppo, e questo è, diciamo, questa app sicuramente un buon modo di partire per farla e mantenersi nel tempo, quindi in maniera solida. Bene, io direi che questo è tutto per questo appuntamento con ForTools. Spero che ti abbia fatto piacere vedere un dietro le quinte di un'altra delle app che io utilizzo per creare la mia community, che ti ricordo è la Whitewood Academy, quindi www.whitewood.academy, e se ti vorrei iscrivere appunto è gratis, quindi ti puoi iscrivere tranquillamente. Bene, un saluto. Ovviamente prima di chiudere ti ripeto, ti ho fatto fare una panoramica veramente generale di Group Up. Puoi andarti a vedere poi i siti più nello specifico tu. Se hai domande chiedimi tranquillamente nei commenti qui sotto su YouTube, e niente, ti aspetto al prossimo video di ComfortTools e la prossima app, strumento per la tua evoluzione comoda. Ciao!